Mamma, posso chiederti una cosa importante? Certo, tesoro. Ci penso da un po'. Come si fa a sapere cosa si vuole fare da grande? Beh, a volte lo senti subito, altre volte ci vuole tempo. E nel tuo caso? Io l'ho capito presto. Quando? Avevo più o meno la tua età. Mi piaceva tanto leggere e spiegare le cose. E hai scelto di fare l'insegnante? Esatto. Ho studiato molto e alla fine eccomi qui. E ti piace ancora? Sì, ma ogni lavoro ha momenti facili e difficili. Io non so cosa scegliere. Non devi decidere adesso. Puoi sognare e provare tante cose. Ma ci sono così tanti lavori. È vero. Vuoi che te ne racconti qualcuno? Sì, raccontami come sono. Va bene. La cuoca, per esempio, entra in cucina e inizia a preparare tanti piatti. Taglia le verdure, prepara salse, cucina per le persone. Già mi viene fame. Poi c'è la veterinaria. Cura gli animali. Accarezza un cane spaventato, controlla un gattino, aiuta un cavallo con una zampa ferita. Io amo gli animali. Potrei farlo. Sì. Poi c'è la dottoressa. Cura le persone. Ascolta. Fa domande. Trova risposte. Rassicura. Sembra difficile. E se non lo so fare? All'inizio è normale. Si studia tanto prima di iniziare. Tu pensi che io potrei essere brava? Penso che potresti fare qualsiasi cosa ti appassioni. Sono i sogni e la passione a muoverci. E l'architetta? Disegna e progetta tante cose. Scuole, giardini, case, stazioni. Una volta ho conosciuto un architetto che progetta parchi giochi. Che bello! Ma se scelgo e poi mi pento? Puoi cambiare strada. Io, per esempio, ancora oggi a volte sogno di aprire una libreria. Che bello! Potrei aiutarti. Sì, sarebbe fantastico. Ma quindi, come faccio a scegliere? Pensa a cosa ti fa sorridere mentre lo fai. Mm, mi piace vedere la gente cucinare, mi piace anche disegnare e fare foto. Allora potresti fare la cuoca, l'illustratrice o la fotografa. E se faccio la fotografa, posso viaggiare? Sì, molti fotografi girano il mondo. Mamma, e invece cos'è un'infermiera? L'infermiera aiuta i medici e si prende cura dei pazienti. Una volta, un'infermiera è riuscita a farmi ridere anche se stavo male. Anche io voglio fare un lavoro in cui le persone ridono. Potresti fare anche l'attrice o la musicista. E se non so recitare o suonare? Puoi imparare. Nessuno nasce sapendo tutto. Mamma, è una pasticcera? Prepara torte bellissime e profumate. Io una volta ho visto una torta a forma di castello. Che bello! Io voglio farne una a forma di drago. Allora sei creativo. L'altra volta ho sentito che esiste anche l'apicoltore. Non l'avevo mai sentito prima. Cos'è? L'apicoltore si prende cura delle api e raccoglie il miele dorato. Bello! E invece il pompiere? Il pompiere, o vigile del fuoco,
spegne incendi e salva persone. Un lavoro coraggioso. Mamma, ma tu hai mai voluto fare un lavoro diverso? Da ragazzina volevo fare la fotografa di viaggi. Anche tu? E perché non l'hai fatto? Ho seguito un'altra strada, ma non ho mai smesso di fare foto. Quindi posso avere anche più di una passione. Certo, più ne hai, più bello è. E magari puoi anche unirle. Allora posso essere cuoca e fotografa di cibo. Perfetto. Mamma, e invece cos'è un falegname? Il falegname costruisce mobili e oggetti in legno. E un meccanico? Aggiusta macchine e moto. E invece un interprete? Traduce da una lingua a un'altra. Quindi ad esempio potrei usare l'italiano e l'inglese. Esatto. Bello! Così posso aiutare le persone a capirsi. Ecco, questo è un bel motivo per scegliere un lavoro. Quale? Fare qualcosa che aiuta gli altri. Allora voglio fare la cuoca, la fotografa e l'interprete specializzata in cibo. Questa sì che è una combinazione speciale. Mamma, e se poi cambio idea? Ricordati sempre che la vita è piena di curve. Puoi cambiare ogni volta che serve. Non devi avere paura. Ok, allora non avrò paura. Brava. Mamma, e invece papà? Quando ha scelto il suo lavoro? Papà lo ha capito un po' più tardi. Perché? Perché era confuso e ha provato diversi lavori prima di trovare quello giusto per lui. Tipo quali? Ha lavorato in un negozio, poi in un ufficio e alla fine ha scelto di studiare. Si è laureato ed è diventato ingegnere. E come ha capito che voleva fare proprio l'ingegnere? Gli piaceva costruire cose fin da subito, ma ci ha messo tempo a capire che poteva farlo come lavoro. Non tutto è subito evidente ai nostri occhi. A volte diventa chiaro col tempo. Quindi anche se non lo sai subito, puoi capirlo più tardi? Certo, non c'è un'età precisa per scegliere e puoi sempre cambiare. E se un giorno voglio fare un lavoro e poi scopro che non fa per me e che voglio fare un altro lavoro? Va bene? Certo, può capitare. Anzi, a volte è proprio provando che capisci quello che vuoi. L'importante è che tu segua quello che ti fa stare bene e che ti fa crescere. Allora posso anche provare più cose e vedere cosa mi piace di più. Esatto, tesoro. Ogni esperienza ti insegnerà qualcosa. Anche se non è il lavoro giusto? Certo, perché ogni passo ti porta un po' più vicino a capire chi vuoi essere. Ma se provo un lavoro e non mi piace, non è tempo perso. No, perché anche se non ti piace, impari comunque qualcosa di utile. Tipo, magari impari a lavorare con altre persone, a usare uno strumento nuovo, a organizzare il tuo tempo. Ok, quindi ogni esperienza serve. Sì, anche se non diventa il tuo lavoro per sempre. Ti aiuta a crescere. E se scelgo una cosa e tutti mi dicono che non è una buona idea? Devi ascoltare i consigli, ma alla fine la decisione è tua. Sei tu che vivrai quel lavoro ogni giorno. E tu hai mai seguito un consiglio che non volevi? Una volta sì, e ho capito che non ero felice. Per questo ti dico, ascolta tutti, ma ascolta soprattutto te stessa. E papà?
Anche papà ha ascoltato molti consigli, ma alla fine ha scelto quello che lo rendeva più contento. Allora la cosa più importante è essere felice? Sì, essere felice e sentirsi bene in quello che si fa, qualsiasi cosa sia. Mi piace questa idea. Grazie mamma. Allora continuo a sognare. Ciao! Se ti è piaciuto il video, metti un like, lascia un commento e iscriviti al canale per vedere altri video come questo. A presto, Chiara!